Buongiorno a tutti quanti. Allora, oggi con 2 giorni di barba, guardate come mi cresce, una cosa incredibile, da barbazza dura. Proviamo a dargli fondo con questa testina della Yaki che monta Lame Artist Club, quindi quelle fatte così, ok? In questo caso sia queste Feder che queste Kai Pro Touch sono con la guardia, quindi hanno questi dentini che fanno da guardia alle lama. Vediamo come si comporta. Eccolo qua. Logicamente si trova su AliExpress. Dopodiché ci abbiniamo sta crema perché ero curioso di provarla, ma non ho grosse aspettative perché se non mi ha stupito il sapone tagliovato, immaginiamoci questo tubo vegetale Fine Platinum. Vediamo come va. Come pennello vi farò vedere uno spettacolo stasera che l'ha fatto un amico mio che si chiama Alain De Palma. Eccolo qua, guardate che spettacolo. Legno bocote, se non mi sbaglio, si dovrebbe chiamare. Guardate che spettacolo. Intagliato. Spettacolare veramente. Ciuffo, ho fatto montare l'ultima generazione della Umo sintetico 5, G5 si chiama. E devo dire che l'ho già provato una volta. Questo è forse anche uno scalino superiore all'Evo. Perché trattiene l'acqua come un CB2, ma ha il massaggio bello sostenuto come piace a me che ha l'Evo. E andiamo. Aspettate un attimo di pazienza che arrivo. Ok. Ci mettiamo sempre un goccino di prebarba della Noai. Che dire ragazzi, in sti giorni guardando sul canale siamo arrivati a 500 iscritti ragazzi. È una cosa per me allucinante, nel senso che se uno legge un numero, sì, può voler dire tutto o niente, c'è gente che ha centinaia di migliaia di iscritti e via dicendo, ma se io penso che ci sono 500 persone che insomma usano del loro tempo per guardare quello che faccio e che dico, che comunque mi sostengono, non posso che ringraziarvi veramente tutti quanti con tutto il cuore, perché sì, insomma è vero che non ho mire ad andare da nessuna parte, però certo che avere questo sostegno da parte vostra per me è una cosa importante. Quindi vi ringrazio. Se vi fa piacere, chi non si è iscritto magari guarda volentieri i miei video, non vi costa niente, non vi chiedo niente, iscrivetevi. Magari un domani riesco a attivare la monetizzazione, che prendo qualcosa, alla fine di guadagno non ci guadagnerò mai nulla. Però magari mi salta fuori un set da provare, lo proviamo insieme qua in video, alla fine è l'unica cosa è quella. Perché tanto sapete che io non sono maestro di niente, vi porto solo ed esclusivamente la mia passione in video. Dopodiché ognuno fa le proprie scelte.
A me non piace quando qualcuno fa il maestro, perché maestri della rasatura non so se esistano o se servono, perché alla fine ognuno ha la propria faccia, la propria barba, le proprie esigenze, il proprio modo di radersi. La cosa più bella che esiste, secondo me, è la condivisione, quindi è condividere la nostra passione. E perché no? Anche dire cosa ne pensiamo di una cosa o dell'altra, che alla fine ci aiuta anche in un marasma sempre più grande di produttori, di prodotti e via dicendo, vederci anche un attimino più chiaro, ecco, tutto qua. Allora, vi dico la verità. La profumazione è quella di Aventus Creed, si sente, come tipo Stirling Executive Man e via dicendo. La cosa che mi stupisce è che mi sembra che sta lavorando bene in viso. E sento di più la profumazione che non quello talovato. Non lo so. Dopo vediamo in rasatura. È un bel montaggio, piacevole davvero. Ok, andiamo. Allora, intanto io avevo provato il Rasorok, l'unico rasoio con queste lame, il Rasorok V2 Oak, ma non mi era piaciuto per niente. Ho provato anche il Vector della Blackland, piano, me l'ho dimenticato. Ma io sentivo che mi vibrava proprio la lametta in viso, anche quello non mi è piaciuto. Questo qua invece così a caldo sembra che lavori bene. Dopodiché ve lo dico, a me sti rasoi single edge non piacciono, a me piace proprio avere i due lati, mi piacciono i rasoi di sicurezza, però mi piace che provare cose nuove a volte. Dopo se contiamo che sta testina costa 4-5 euro spedita, uno si può, con 20 euro si porta a casa lo Chavette, come quello che avete visto Artist Club, si porta a casa sta testina qua, aggiunge altri 15 euro, si compra le lamette ed è a posto, nel senso che ha la possibilità ogni tanto di usare anche ste lame e magari c'è lo Chavette che è rasoietto senza svenarsi, a meno che uno non gli viene proprio come un mio caro amico Andrea Bianchi che va pazzo per sti tipi di lame, di rasoio e tutto, e allora spende anche magari 200-300 euro per un rasoio, ma io personalmente questo tipo di rasatura non mi fa impazzire. Ragazzi miei,
sto pennello è qualcosa di magico. Se vi fa piacere farvi fare anche a voi magari un manico bello così, magari comprate un ciuffo, vi mettete d'accordo con Alien per farvi fare un pennello, vi lascio il suo Instagram nella descrizione del video, lo contattate e vi mettete d'accordo se vi interessa. Fa veramente bei lavori. Anche perché così potete anche andare su AliExpress, vi comprate un buon ciuffo di qualità, tanto anche i ciuffi di qualità, alla fine le setole o le fibre, 95% vengono tutti dalla Cina. Vi comprate il ciuffo e ve lo fate fare. Così avete un signor manico, perché anche Omega Evo sinceramente io ce l'ho, mi piace, però 60-70 euro non lo so. Vi assicuro che questo G5 della Umo non ha assolutamente niente da invidiare all'Evo, anzi. Ok, vediamo nel contropelo come si comporta, perché alla fine è là. Adesso non valuterò le prestazioni di sto sapone, perché valutarlo con un rasoio così non ha senso, anche perché è di una dolcezza mostruosa e quindi non capirai assolutamente le qualità del sapone. Comunque sia, costa 20 euro sto sapone qua, a meno che non trovate qualche offerta. Io 20 euro comunque per un sapone, un tubetto di sapone così, quando con gli stessi soldi vi potete comprare un Declaration, un Macduff, anche uno Stirling, cioè no, assolutamente no. Cioè, al di là di tutto, no, anche se lavorasse bene direi no. Ecco, posso dire in questo caso profumazione piacevole comunque. Si sente, però un pochettino meno stomachevole, perché a me sta profumazione stomaca, tipo anche l'Opuntia di Varesino. Qui la trovo un po' più, forse leggera. Bilanciata. Me la sto godendo. Ragazzi, cioè vi dà un comfort, una rasatura così mostruosa. Però, nonostante il taglio sia spettacolare, che praticamente ti fa una rasatura perfetta ogni volta, io non riesco ad emozionarmi con sti rasoi qua. Però devo ammettere che se uno cerca una rasatura confortevole e non guarda altro, se quando avete provato già un rasoio così con una lama così, cioè non usate più niente altro.
una roba incredibile, dolce, profondo. È qualcosa di incredibile. Metto un altro filino di sapone. E vi sembra veramente di non avervi fatto la barba. Dopo, se uno vuole prendere qualcosa di fatto meglio, si compra anche un Rasorok V3 in acciaio e sei a posto. Tra l'altro, da come mi sembra di vedere, c'è quasi un rasoio che ha un bel gap. Anche se è considerato aggressivo, ma con la lametta così è quasi un bene perché non vai a calcare, comunque la lama ha la sua guardia, quindi voi andate di dolcezza e arrivate al risultato praticamente senza fatica. Vediamo nei ritocchi cosa rimane. Mamma mia. Non rimane niente. C'è veramente quasi nulla. È un po' più scomodo perché con la testina larga dove avete una fossetta dovete un attimino direzionare di più perché prende tanto, quindi se avete una piccola fossetta qua in mezzo fa fatica ad arrivare. Ma quando avete un attimo capito come gestirlo sul vostro viso, non so cosa possa dare più comfort di una rasatura così. Io una volta cercavo solo rasoi super confortevoli, anche con l'esposizione neutra o negativa. Dopo però mi sono trovato con tanti rasoi, sì ottimi, che mi davano super comfort, che però non mi emozionavano come volevo e quindi ho cominciato a selezionare rasoi magari con l'esposizione positiva, magari leggera leggera, che mi fa sentire la lama ma mi dà comfort, quindi alla fine dopo non... Sì, c'è la parte razionale che mi fa dire ok, questo rasoio è così e così, però c'è anche quella emozionale che magari mi fa dire ok, è una bomba, ma io non lo uso, preferisco un altro che magari non ti consiglierei perché è difficile, è complicato, magari ti scappa il red point o via dicendo, ma che a me mi fa venire la pelle d'oca quando lo uso. Ecco. Ragazzi miei, vi fate di quelle rasature da fuori di testa con una testina così. Questo è il manico dell'Enson, ce l'ho messo io, ma lo vendono anche con il loro manico in alluminio, è anche carino.
cioè con lame così e rasoi così vi fate di quelle rasature che se uno vuole butta via i die, butta via qualsiasi cosa, super confortevoli, buona profondità di taglio, sia chiaro, io lo dico. Voi vi sentite lisci, ok? Cioè se io tocco così in contropiede io mi sento in BBS, però se premo con le dita sento ancora, cioè non riuscite ad andare quasi, tra virgolette, sotto pelle come fate con un DE. Quindi super rasatura, super confortevole, ma avrete una buona ricrescita il giorno dopo. Tanti la cercano sta cosa. Io quasi mi accontenterei così, però a me piace proprio sfidare me stesso, ogni rasatura arrivare sotto pelle, è una soddisfazione mia così, non ci posso fare niente, anche se domani ho poco, taglio poco. Però vi dico provatelo, cioè costa 4-5 euro, compratevi un po' di lamettine che comunque le usate, fate anche 7-8 rasature, dicono, io non so perché non ancora a provare, però dicono si fanno anche 7, 8, 10 rasature con la lametta, quindi anche se costano 15 euro, però ve ne fate tante rasature. Provatelo perché se vi piace non usate altro, cioè ve lo dico proprio chiaro e tondo. Ok, post rasatura del sapone qua è meglio del tè lovato in vaso, non lo so, io lo trovo quasi superiore un po' su tutto. Eh, ecco, no che lo ricomprerei, io l'ho trovato a 13 euro, 12 euro, o forse anche, sì, 12 euro mi sembra, spedito su Amazon e l'ho preso, però non lo ricomprerei mica. Ma dico la verità che magari a 10 euro, 10-12 euro, se vi capita provatelo perché tutto sommato a quel prezzo qua si è comportato bene, dai, ha fatto il suo. Come aftershave io ho voglia di abbinarci questo qua della Albion, Phoenix Beau Albion, che ha della lavanda, aftershave estremamente alcolico, brucia anche se non vi siete fatti la barba, ma in questo caso con una rasatura così potete usare anche la benzina perché praticamente non sentite la rasatura, questa è la realtà. Ecco qua. Bene, dai ragazzi, vi saluto. Quello che dovevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, costa poco e questo qua me lo tengo da una parte. Quando magari ho voglia di una rasatura super comfort, e perché no, ogni tanto si usa come questo mio bel sciavette, ho voglia ogni tanto di far finta di fare il barbiere, tac, tiro fuori il mio sciavettino e mi diverto. Questo è un po' il concetto. Però io resto per i rasoi di sicurezza, questa è la mia passione. E comunque vedete che nonostante, e vabbè, piccolo red point ma non importa, nonostante sia veramente liscio ma si vede un po' di ombra, cosa che quando uso i DE, cioè arrivo così praticamente. Bene ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti quanti per il sostegno che mi date, per questi 500 iscritti. Se vi fa piacere vedere i miei video e sostenermi, iscrivetevi che mi fate un regalo. E un'altra cosa, a chi guarda i video e vi piace guardarli, mettetemi il like, che a voi non costa niente mettermi like, però magari YouTube lo fa vedere un po' più in giro e chissà che il canale possa crescere. Se cresce io non divento ricco, questo state sicuri, tranquilli, ma magari mi permetto di prendere qualcosina in più e farvelo vedere in video. Alla fine è solo questa la cosa. Buona serata. Bye bye.